Le assaggiatrici di Silvio Soldini è un film fatto molto bene, che non sembra un film italiano, infatti non ci sono i soliti volti, le solite facce, la solita struttura produttiva, o meglio sì, c'è la solita struttura produttiva, però Soldini sceglie tutte attrici sconosciute al pubblico italiano, quindi si concentra sulla regia, sul film, sulla storia e questo ne fa un film più vero, più eh, come dire, più genuino rispetto alla solita montatura produttiva con puntini puntini il pubblico, i personaggi che piacciono al pubblico italiano. E infatti è un film ambientato, girato a Bolzano, sembra una coproduzione con la Germania, ma non lo è, perché è semplicemente una coproduzione finanziato anche dal Trentino Alto Adige e Sud Tirol. E niente, è un dramma molto intenso. Ovviamente anche in questo film c'è la propaganda, quindi in tutti i film che si sono prodotti coi soldi pubblici in particolare, c'è la manipolazione e il film viene fatto se rispetta i temi di propaganda, quindi anche qui c'è insomma la solita salsa che abbiamo visto centinaia di volte, quindi è un film sul nazismo, anche c'è appunto il personaggio che è tragico dell'ebrea, c'è la cifra femminista, quindi c'è tutto l'apparato democratico del cinema al lavoro, diciamo, con i soliti temi. Però il film è molto bello perché Soldini sa costruire un'empatia con la protagonista veramente fuori dal comune, e che è un'attrice stupenda, spettacolare, che ha una performance straordinaria. Io non capisco perché certe performance, certe attrici passino completamente in sordina nei premi, nei grandi galà delle coppe del nonno, e questa attrice fa una performance eccezionale. Perché non è stata premiata con la coppa del porcospino, della volpe? No, niente. Vabbè. E, diciamo che le attrici sono tutte eccezionali, la storia, anche se appunto sempre del solito filone, non lo dico perché io sia contro, per carità, però possibile che esiste solo questo filone, cioè il controfilone non c'è mai, un'altra visione, un'altra cosa, vabbè. Comunque la storia è di grande impatto, tratta da un libro, da una storia vera, appunto di questa donna tedesca, su cui poi ha scritto un libro una scrittrice italiana. E il dramma è esasperato. La capacità di Soldini di raccontare la campagna, questo paese sperduto dove Hitler si rifugia, senza far vedere nulla, restando sui primi piani dell'attrice, degli attori, semplicemente sembra veramente di percepire questa campagna attraverso i versi degli uccelli di notte, attraverso il verso del gufo, del cuculo. Insomma, c'è un design sonoro che racconta tanto quanto le immagini, e questo è tipico di un regista che insomma ha capito un po' come che cos'è il cinema, almeno questo l'ha capito. Diciamo che ha capito che nel cinema, in un film cinematografico d'autore, meno si mostra e più diventa la partita interessante. Infatti questo film, al contrario del 90%, 95% dei film che escono oggi, ha una capacità di raccontare quello che non si vede e anche quello che non viene detto. E che dire, un film da vedere, molto classico, non c'è nulla, diciamo, dal punto di vista della sperimentazione, anche dal punto di vista della musica c'è un commento musicale abbastanza classico ma importante, comunque messo nei punti giusti e con le note drammatiche giuste. È un film molto bello, che non scherza affatto, nel senso che non è un film
che ti lascia così o divertito o indifferente o non c'è nulla di intrattenimento, perché è una storia veramente tosta e a un certo punto incomincia a venire il mal di stomaco, sembra di dover veramente vomitare insieme alle protagoniste, che sono costrette, questo gruppo di donne costrette a mangiare per assaggiare il cibo, prelevate con la forza da casa e portate in questa struttura abbastanza spartana, diciamo vicino al bunker del Führer, e costretta ad assaggiare il cibo destinato al pasto, alla pranzo e alla cena del Führer, quindi un lavoro a tempo pieno, in cui poi a un certo punto addirittura vengono come quasi arrestate, cioè chiuse dentro questo spazio senza poter neanche più tornare a casa, perché prima andavano solo appunto prima della cena, prima del pranzo. E Soldini e gli sceneggiatori ci raccontano questa storia che scandisce, praticamente ci raccontano la fine della seconda guerra mondiale, gli ultimi 2 anni dal 43 al 45, in cui viviamo proprio la seconda guerra mondiale, il suo epilogo, in questi spazi totalmente chiusi. È un film fatto con pochi attori che però rimangono nella memoria: il cuoco, gli aguzzini, 2 aguzzini di cui uno poi diventa anche l'amante della protagonista, più che amante, diciamo, si tratta di uno sfogo sessuale in un contesto terribile come quello militare della guerra. E niente, i personaggi sono diretti benissimo, ripeto, non c'è niente di sperimentale in questo film, non ci sono particolari innovazioni, se non appunto l'innovazione è la capacità di far entrare in empatia con la vicenda, con questa straordinaria protagonista, con la sua performance di attrice, con l'ambiente. Tutto è fatto molto, molto bene in questo film, e la sua cosa interessante è di utilizzare appunto pochi spazi, scarni. Le location sono 2-3 al massimo, tranne la parte finale, diciamo, dove c'è una scena un po' più produttivamente impegnativa, semplicemente perché c'è una stazione, un treno e della gente che sale sul treno. E una bella lezione di cinema, direi, forse da uno dei migliori in assoluto registi italiani dell'ultimo periodo, che però qui cambia completamente il registro, quindi mentre il suo registro di molti film precedenti, il più famoso forse Pane e Tulipani, era quello di un racconto delicato, anche un po' grottesco, anche con una lieve ironia, sempre con inquadrature molto curate, senza diciamo perdere mai di vista il cinema con la C maiuscola. Qui invece si butta in un dramma storico, buio, oscuro, senza spiragli, dove sì, ci sono dei momenti anche grotteschi, come la figura del cuoco, ma sono pochi, e non sembra affatto un film italiano come potevano sembrare i suoi film precedenti. È un film internazionale, credo sia appunto già doppiato in lingua italiana, perché mi sembra che le attrici parlino tedesco, e quindi poi vedendolo si vede insomma che non è una presa diretta, proprio che il film in italiano già è stato doppiato. Gli attori mi sembrano quasi tutti stranieri, adesso non li conosco, non ho controllato, però insomma sembra più un film tedesco, ecco, che italiano. Poi ecco, il paragone che mi è venuto spontaneo è stato quello con l'ultimo grande
film pupillo della propaganda, quello che ha vinto gli Oscar l'anno scorso, quindi stesso tema, stessi spazi chiusi, un film completamente diverso. Qui siamo su un piano molto superiore, secondo me non c'è paragone tra le assaggiatrici e la zona di interesse che era praticamente una rimasticatura di un certo cinema d'autore che, diciamo, riferito a 2 o 3 autori principalmente, gelido, rimasticato e risputato da questo regista che non riesce a creare praticamente in questo film nulla tranne un aspetto estetico, appunto, di finto cinema d'autore, rigoroso al massimo, gelido e che vorrebbe, diciamo, portare il gelo di questa mentalità nazista, mentre in realtà quel film non ti lascia nulla, insomma, a me non ha lasciato proprio nulla tranne l'impressione di un esercizio di stile di un autore in cerca di un'identità, diciamo così. Qui invece l'identità c'è, come, perché questo legame empatico così forte che si crea, a parte lo stile delle immagini, del montaggio che è fatto molto bene, ma rimane su un registro abbastanza classico, tra virgolette, non proprio classico da cinema classico hollywoodiano, però insomma senza particolari innovazioni. Però la regia si concentra appunto su questa capacità di direzione degli attori, di creazione delle emozioni e di saper far vivere all'attrice, agli attori, questa interiorizzazione della vicenda, quindi dove si vede poco ma si vivono questi drammi veramente in profondità. Quindi se c'è un film sul nazismo che vale la pena veramente di vedere, che mette in luce la ferocia, è un film veramente che ti fa sentire impotente di fronte alla crudeltà umana. Lo fa appunto con queste scene anche minimaliste di cene, di pranzi terrificanti. Poi succedono una serie di cose che aggravano ulteriormente la situazione. I personaggi si evolvono, sono personaggi interessanti tutti quanti, a parte la protagonista, e quindi questa capacità dell'empatia non solo con la protagonista e con i protagonisti, ma anche con gli aguzzini, con i feroci aguzzini che sono disegnati benissimo come dei pupazzetti, dei burattini nelle mani di un demone chiamato Hitler, nazismo, e quindi soldatini così, coglionazzi tronfi che obbediscono al potere e non sono capaci affatto di essere degli esseri umani. E questo fa parte poi della parte finale del film, del conflitto e della relazione tra la protagonista e questo Big Jim nazista che sembra avere una parvenza di umanità e che invece è un omino Michelin del nazismo crudele. Quindi se c'è un film che vale la pena di vedere su questo argomento, oltre a capolavori di qualche anno fa come Il figlio di Saul, che però era più un film di azione, era più un vero e proprio viaggio all'inferno, in un inferno di immagini, è un viaggio dantesco strepitoso, e lì l'Oscar ha coinciso con la potenza creativa e artistica del film che ha vinto. Qui invece questo film sembra essere passato un po' in sordina per i festival, distribuito tra parentesi da una distribuzione italiana che di solito fa film molto più, diciamo, per il pubblico di intrattenimento, e quindi è uno dei film secondo me più importanti sull'argomento, sulla crudeltà del nazismo, un film proprio in genere sulla crudeltà umana,
e riesce a farlo proprio perché rimane chiuso in queste quattro mura, limitato in questi straordinari personaggi che ci sono nel film, e si esce abbastanza sconvolti, devo dire la verità, sapendo anche che è una storia vera. Comunque è una bella lezione di cinema, senza andare troppo in cose nuove, nella sperimentazione, ma rimanendo proprio sull'umanità dei personaggi, degli attori, della vicenda umana, della terribile crudeltà di questa vicenda storica, ed è veramente un bel film da non perdere.